Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di novembre 2024. Abbiamo la carta del mondo, amici dello Scorpione. Ottimo periodo per un completamento, per diciamo il raggiungimento di un obiettivo, per la chiusura di un ciclo e se tenete in considerazione che il mondo è anche una carta collegata con i bambini, per qualcuno potrebbe essere un buon momento per concepire bambini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra. Comunque tutte le novità del momento io le inserisco sempre nella descrizione del video, voi aprite la tendina, date un'occhiata e poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Wow! Partiamo già dal mondo, ragazzi! Bell'inizio, devo dire, promette bene. Allora, il mondo è una carta che parla di completamento, come se ci fosse il raggiungimento di un risultato. Per qualcuno potrebbe anche far riferimento a un trasferimento, a uno spostamento magari, a un qualche tipo di cambio a livello di vita. Abbiamo un cavaliere di coppe, il diavolo, tre di spade, 8 di pentacoli, re di spade, papa e 2 di spade. Bene, adesso andiamo a vedere qual è l'energia generale analizzando carta per carta, poi quando abbiamo fatto un po' il quadro andiamo a vedere per i single, per le coppie, insomma relazioni complicate e via dicendo. Partiamo dal mondo, ragazzi, è una bellissima carta di partenza, parla di chiusura e di inizi di nuovi cicli. Andiamo a vederlo. E poi c'è anche questo cavaliere di coppe e ho come la sensazione che può iniziare un qualche tipo di comunicazione. Guardate qua l'otto di bastoni, 4 di coppe e re di bastoni. È come se veniste a conoscenza di qualche cosa magari che prima non avevate preso in considerazione, come un obiettivo raggiunto. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Mago e 10 di spade. Credo che qualcuno vi porgerà la mano per uscire da un determinato ciclo. In realtà io il mondo lo sento come un ciclo di abbondanza, però c'è come un risultato che arriva e che è quello che volevate voi, no? Come un qualche cosa di abbondante che arriva. Però essendoci il mago al contrario, un 10 di spade per qualcuno può essere semplicemente la conclusione di un vecchio ciclo e come un tentativo di inizio, mi viene da dire, perché qui abbiamo anche un diavolo che adesso andiamo a vedere, ma è come se ci fosse qualche cosa che condiziona. Fante di spade, morte e 8 di coppe.
Voglio andare a vedere anche il 3 di spade. Cinque di bastoni. Perché eh, qui avete un 4 di coppe, che è una carta che mi dice che non state vedendo qualcosa o non avete visto qualche cosa fino a questo momento. Può essere che salti fuori con questo 8 di bastoni, che arrivino quindi una comunicazione, o semplicemente che attraverso l'osservazione, l'autoanalisi ehm, di certi comportamenti vi rendiate conto di, so che è una parola forte, però prendetela come vi risuona, di una manipolazione che probabilmente potrebbe... non ho capito se siete voi che tendete a manipolare o se è l'altra persona, nel caso ci sia qualcuno, o sia stata l'altra persona. Considerato che questo cavaliere di coppe potrebbe essere una nuova conoscenza per chiunque, per tutti e tre i gruppi, devo dire che o c'è qualche cosa sotto, oppure, ragazzi, potrebbe essere che vi dicano delle cose per raggiungere un certo tipo di scopo, sinceramente, come se qualcuno si facesse vivo dal nulla e vi dicesse: ehi, esisto anch'io e mi sei sempre piaciuto, sì, però non mi hai mai dato cenni di vita. Ecco, magari è una cosa che si dice tanto per far colpo, diciamo così. Qui abbiamo un 5 di bastoni e un 10 di coppe per spiegare il 3 di spade. Voglio andare a vedere anche l'8 di denari. Un'altra volta l'8 di denari. E il cavaliere di pentacoli. Allora, fortemente per qualcuno è una relazione nel mondo del lavoro, o se non è strettamente legato al lavoro che fate voi, può essere lì intorno, cioè una persona che conoscete al bar dove andate sempre prima del lavoro o durante la pausa pranzo, sapete, qualche cosa che ruota intorno alla vostra attività lavorativa. Devo dirvi però che per quello che mi risuonava un po' di manipolazione qui con questo mago al contrario, ho come la sensazione che l'altra persona non vi dia il giusto peso, e se la conoscete già e fosse per caso qualcuno, per adesso non lo vedo ancora, però se fosse qualcuno che magari non vedete da tanto tempo, io ho come la sensazione che vi sottovaluti un po', che non vi dia tanto peso, che non vi dia il giusto valore, che sì, vi dia un po' per scontati. Probabilmente è per quello che c'è questo diavolo che un po' spinge, stringe, condensa, condiziona, come vi posso dire. E difatti il fante di spade mi dice: osservate le dinamiche di comportamento, cosa dovete tagliare per puntare più in alto. Cioè, se avvertite come un senso di manipolazione o qualcuno che vi mette le risposte in bocca in modo che voi dobbiate solo più rispondere sì o no, prendete tempo un attimo e dite: aspetta un attimo, pensate a qual è la vostra reale risposta, anche se doveste contrastare quello che dice l'altro, ok? Perché qui in effetti le discussioni potrebbero esserci con questo 5 di bastoni, però trasformateli in confronti più che discussioni, ok? Perché diversamente questo non crea unione e potrebbe esserci qualche sofferenza effettivamente dovuta a questo diavolo. Qui di nuovo lavorate il quotidiano, osservate la persona come si comporta giorno dopo giorno, qualsiasi sia la nuova conoscenza. Andiamo a vedere il re di spade. Carro, sì, è qualcuno che viene da lontano, potrebbe anche essere una persona straniera,
o comunque diciamo lontano dalle vostre abitudini, dai vostri usi, dai vostri costumi, potrebbe essere ceto sociale, culturale. Mm. È come se dovesse trasformare un po' l'ideologia che avete di questa persona. Vi dico, ho la sensazione che spunterà dal nulla. Cioè per la serie, oh, ci sei anche tu? Andiamo a vedere il Papa. Perché qui con il Papa in effetti mi fa ben sperare, come se ci fosse, come vi posso dire, un passo ufficiale, un qualche tipo di movimento. Uh, eremita e Papa di nuovo. Sì, è come se ci fosse, allora può rappresentare o una mediazione, quindi come un accordo, un contratto, un compromesso che si trova con l'altra persona, potrebbe rappresentare un'ufficializzazione, quindi magari vi presentano ai familiari, agli amici, piuttosto che potrebbe anche essere, ce l'avete due volte, quindi una proposta di matrimonio, piuttosto che una proposta di convivenza. Ma infatti l'offerta arriva. Scusate, voglio andare a vedere un attimo ancora questo mago. Vedo se riesco a darvi qualche indicazione più specifica. 4 di pentacoli. È una questione che riguarda l'andare a convivere piuttosto che soprattutto questo se vivete già con questa persona, la gestione economica. E qui il mediatore vi verrebbe bene. Andiamo a vedere il 2 di spade, come se ci fosse qualche cosa legato alla zona di comfort, alla zona di sicurezza, al polmone che io mi tengo monetario per le emergenze o cose di questo stile. Allora, abbiamo un re di coppe, la giustizia, un'altra carta di contratti, ragazzi. Nonostante ci sia questo 2 di spade che ancora qualche dubbio ce l'ho, forse è meglio affidarsi alla legge, regolarizzare il tutto, mettere tutto nero su bianco. Guardate, diciamo che il Papa potrebbe rappresentare il matrimonio in chiesa, mentre la giustizia il matrimonio in comune. Carta di unione, comunque ragazzi, bella lettura amici dello Scorpione. Allora, partiamo dai single. Come vi dicevo, soprattutto se state pianificando un viaggio o magari non ce l'avete ancora l'idea, potrebbe venirvi fuori in novembre, però come la sensazione che o vi tenderanno la mano per aiutarvi in questo viaggio piuttosto che spostamento, dipende a che cosa fa riferimento il mondo per voi, come se ci fosse una notizia che conclude, che completa, che smuove, ecco. Ehm, che muove più che smuove, muove da una situazione ad un'altra. Vi dico, c'è appunto questo personaggio, può essere che all'inizio non vi convinca tanto, potrebbe anche sembrarvi un personaggio molto egoico, una persona che tende a controllare, però non fate a botte con l'ego di questa persona, forse è meglio cercare una via di mezzo, cercare dei compromessi, cercare il modo di, mi viene da dire raggirare un po' gli ostacoli, no? Per trovare l'equilibrio, di cui ci parla la giustizia e si troverà a fine mese, ok? Vi dico, ho solo la sensazione che l'altra persona possa, come vi posso dire, non darvi il giusto merito, non darvi il giusto valore. Va bene, per chi è single ma ha una relazione astrale, energetica, diciamo, ha in testa qualcuno, magari non è ancora concreta la relazione, siamo in fase di conoscenza,
Ragazzi, prima rendetevi conto di chi avete di fronte, prima di fare qualsiasi tipo di passo azzardato, soprattutto se ci sono di mezzo i soldi, soprattutto se vi dicono andiamo a vivere insieme dopo 2 mesi che vi conoscete, e mettete tutto nero su bianco, stabilite tutte le regole prima. Qui avete un re di spade, vi dice di fare le liste, di essere chiari, di essere ehm, strategici nel vostro modo di gestire la situazione e anche nel modo di fare le vostre scelte. Qui abbiamo il carro comunque. Per chi è in una relazione da diverso tempo, allora io qui ho la sensazione, ragazzi, che potrebbe arrivare come una proposta per mantenere un po' salda la relazione. Mm, non sento in realtà che vada male, però è come se ci fosse una iperrigidità all'interno della relazione, o comunque questo diavolo mi pesa assai perché è sulla stessa linea del Papa. Quindi sostanzialmente è come se ci fosse una forzatura, la sento un po', a concludere qualcosa, a concludere qualche tipo di contratto, di accordo, di zona di sicurezza. E vi dico così perché appunto c'è sia il diavolo che il mago, al contrario, e fortemente sono carte che parlano di manipolazione, come se vi facessero, vi dico, una certa offerta per riuscire ad ottenere quello che vuole l'altra persona. Il punto qual è? Che non vi danno il giusto valore, cioè loro pensano che questa offerta sia quello che vogliate voi, però in realtà non vi stanno ad ascoltare, ed è per questo che qui c'è questo 5 di bastoni. Parecchie discussioni, ma non fatevi mettere sotto, fate valere le vostre ragioni e fin quando l'altra persona non vi dà il giusto valore non cedete. Qui si tratta, per qualcuno, se ci fosse una questione di casa in mezzo, si tratta di questioni burocratiche ehm, che potrebbero dover essere regolarizzate in questo periodo. Datemi un'altra carta per la giustizia. 9 di coppe, sì, ma arriverà come una sorta di appagamento, vi dico, è l'energia di tutto il mese. Iniziamo anche qui con questo mondo, ma sento che si arriva comunque a un equilibrio, a un cambio, a una fine ciclo per dare il passo a un nuovo ciclo. Ora, non so se sarà con questa persona oppure no, secondo me sì, perché vedo come uno sviluppo. Attenzione alla fretta, attenzione alle condizioni che vi mettono che non vi piacciono tanto. Se parliamo invece delle relazioni più o meno, cioè non etichettate, non ben definibili, ehm, bene, allora, devo dire che dubbi ce ne sono parecchi. È come se voleste di più da parte dell'altro, l'altro ci prova, ma credo che non sia quello che volete voi perché non avete lo stesso punto di vista. Però vi dico, con tanta pazienza riuscirete a far capire all'altro che cosa volete. Alla fine del periodo avete comunque 9 di coppe, giustizia, re di coppe e va bene, questo 2 di spade, però comunque le altre tre sono parecchio belle come carte. Sono carte di appagamento, carte di riequilibrio, di espansione, di maturità, quindi in qualche modo diciamo il discorso va avanti tra voi e l'altra persona. Ripeto, potreste ricevere anche una notizia o un invito inaspettato durante questo mese, però sento che comunque è come se non vi convincesse del tutto. C'è questo diavolo che pesa, però fate attenzione perché potrebbe anche non essere l'energia dell'altra persona, ma essere voi che magari non vi fidate di nessuno in generale e tutto quello che l'altra persona fa, per quanto vi senta bello, vi possa essere bello, voi pensate sempre che ci sia un secondo fine. Poi vi dico, prendete le precauzioni del caso, se avete paura che, non lo so, magari vi rubi dei soldi,
fatevi consigliare da un legale, da una guida, da un esperto, insomma, come mettere al sicuro il vostro denaro, per esempio, piuttosto che il vostro tempo. Insomma, preparate come un piano di fuga, però non precludetevi la possibilità di andare avanti in questa conoscenza, perché secondo me ne vale la pena, eh? Poi adesso dipende se siete proprio in separazione. Beh, vi devo dire, in realtà vedo come dei nuovi inizi anche lì. C'è da discutere, mm? Però se siete in una fase di separazione potrebbe essere utile rivolgersi a una terza parte per trovare un punto di incontro. Devo dire che per tutti i gruppi ci sono come dei temi legali o da regolarizzare nel mese di novembre. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Ma che bella! Qui vi raccomanda di fare scelte, come si dice in italiano, mi viene in spagnolo, scelte sane, non era difficile, sia nell'amore che nella vita. Parla di autoamore o amor proprio, autocura, coccole e di essere felici. È un buon mese, ragazzi. È un buon mese perché sento che identificherete quello che vi stringe, ne parlerete con l'altra persona e detterete le vostre regole. Se non sarete voi a farlo, vi farete guidare da qualcun altro, ma alla fine raggiungerete l'equilibrio, la maturità, l'appagamento. Posso dirvi che magari non lo vedrete subito, ma ad un certo punto vi renderete conto che sì, state bene alla fine del mese, verso fine mese. Prima di tutto ama te stesso, amor proprio diceva qui, no? Il rispetto di sé rende più romantici e più attraenti. Dipendenza reciproca. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Quando si aspetta sempre che sia l'altro a prendere delle scelte, a prendere le decisioni. Effettivamente c'è anche il diavolo, che è una carta che parla di schiavitù, qui infatti viene rappresentato con due giovani che sono in catene. In realtà in questa raffigurazione sono liberi dalle catene, stanno lì per loro scelta, che è un po' il senso della carta. Poi abbiamo torna ad essere libero e qui ritorna questo diavolo, ok? Qui c'è anche la morte, come se si dovesse tagliare con qualche dinamica che secondo me è collegata alle dinamiche di controllo. È il momento di riprendere il controllo sulla tua vita, quindi diciamo cambiate il focus, invece di controllare l'altro o gli altri, controllate di più voi stessi. E poi abbiamo vale la pena aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Quindi è come se vi dicessero che certe cose devono maturare. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di aiuto, fatemelo comunque sapere nei commenti, se avete piacere di sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email oppure potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti trovate temi di esoterismo, di metamedicina, di metafisica, insomma ho unito un po' tutti gli studi che ho fatto, li ho riordinati, diciamo così, per dare una specie di aiuto, una guida, ok, per chi è nel proprio percorso di risveglio, per chi sta facendo un lavoro per la crescita spirituale, insomma per chi ha voglia di migliorare. Comunque i titoli dei video sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!